dalla fisica di Bohm, di Pribram, che dicono che l'universo è un universo virtuale. Allora, se è vero che non esiste il futuro, il passato, il presente, eccetera, eccetera, ma è tutto copresente con il presente, questo vuol dire che la mia coscienza, che è Dio, ve l'ho detto all'inizio, che è la cosa che ha creato lo spazio, il tempo e l'energia, cioè la parte virtuale dell'universo, cioè modificabile, quando io acquisisco consapevolezza della mia coscienza, i termini sono importanti, la coscienza è firma, è fissa, è sempre la stessa, non cambia mai, è immutabile e per questo non può essere descritta con descrittori matematici. Invece lo spazio, il tempo e l'energia è la realtà virtuale, cioè modificabile, che può essere descritta a formule. Quindi la professoressa H ha perfettamente ragione, tutto va benissimo, le formule sono meravigliose per descrivere spazio, tempo ed energia, ma quando vai nel piccolo capisci che c'è qualcosa che ti sfugge. In quel piccolo c'è la coscienza, che è l'atto, che contiene l'atto di volontà per modificare l'universo. Allora, spazio, passato, presente e futuro. Il passato in realtà come futuro sono copresenti con il presente. Quando io modifico qualche cosa nel mio presente, la mia coscienza lo ha fatto. Quindi si può modificare il passato e si può automaticamente modificare il futuro. Come diceva Sant'Agostino, povero disgraziato, guarda cosa ti ritiro fuori. Sant'Agostino diceva non esiste il tempo, esiste il passato che corrisponde al presente, il futuro che corrisponde al presente è il presente. Sant'Agostino, vedi che a volte anche questi qui mangiavano poco, ma insomma poi qualcosa tiravano fuori. Noi mangiamo male semmai a volte, poco no, male. Allora cosa succede? Succede che noi possiamo fare questo. Se tutto questo è vero, proviamo a fare l'esperimento. L'esperimento che abbiamo fatto ormai tantissime volte, quindi vi dico funziona. Prendi il soggetto, lo metti in ipnosi, tiri fuori la parte animica e gli dici vai all'inizio del tempo, cioè leggi in quell'istante sul dischetto delle istruzioni, leggi l'istante primo in cui te hai avuto la prima sensazione di essere. Lì puoi guardare per bene da quel punto tutti i tuoi contenitori, con tutte le tue vite, e vedere che gli alieni vengono a romperti le palle a tutti, perché non gli interessano i contenitori, gli interessa una parte animica. Quindi se la tua parte animica è presa in questo istante, in questo contesto dall'alieno, è la stessa parte animica che viene presa quando te eri nell'antico Egitto, faccio per dire, che poi l'antico Egitto è nella stanza di là, non è nell'antico Egitto. Bene. Dopo che hai visto questo e che hai fatto questa esperienza, la vuoi continuare a fare ancora questa esperienza con l'alieno? La parte anemica dice di no, che non gliene importa più niente, anche perché il suo contenitore soffre e piange. Allora sai cosa si fa? Lo possiamo eliminare. E come si fa, ti dice la parte anemica? È semplice, basta volerlo. Vuoi eliminare dalla tua esistenza la presenza aliena? Sì, famolo. Fu, lavato. Riprendi il soggetto, lo riporti a descrivere la ultima adduzione non c'è più, se la ricorda in un modo diverso, te l'aveva descritta 5 minuti prima, in un modo, ora te la descrivi in un modo diverso. Che arriva l'alieno, si apre il muro, te gli dici no, io con te questa sera non ci vengo, fanculo. L'alieno si gira e se ne va e non torna più. E te prendi il soggetto e lo hai tecnicamente liberato. Ora non entro nei discorsi tecnici che sono più lunghi e rompono le mani, però grosso modo succede così. Tu, liberato, tu hai coscienza di essere stato preso dall'alieno, ce l'hai questa coscienza, ce l'hai questo ricordo, però le stesse cose che avevi scritto sul tuo diario le leggi e dici ma non l'ho mica scritte io, cioè sì, l'ho scritte io, ma... E mano a mano che passa il tempo il ricordo dell'alieno diventa sempre più fumoso, come se in realtà non ci fosse mai stato. Questo per una ragione semplice, che siccome il ricordo non esiste perché non esiste il passato, il ricordo è una telecamera che te vai a proiettare nella stanza di là, che si chiama passato, dove vai a leggere quello che sta succedendo ora, il tuo passato di ora. E siccome tu l'hai modificato, il tuo passato di ora, quando lo vai a leggere non c'è più il passato che ti ricordavi prima, c'è un passato diverso. E quindi non te lo ricordi più quello di prima, perché è come se non fosse mai esistito. Questo è quello che dice la fisica della virtualità di Bohm. Il soggetto esce dall'ipnosi
E se te fai un buon lavoro, questo non si ricorderà dopo un po' più nemmeno di essere mai stato preso. Non se lo ricorda più, come se il problema non fosse mai accaduto. Questo è un aspetto fondamentale. Ma per arrivare a questo lavoro qui, che è un lavoro che funziona perché la gente mi guarisce, tra virgolette perché non è malato, abbiamo dovuto capire che esisteva una parte animica, abbiamo dovuto capire che questa parte animica non aveva l'asse del tempo, abbiamo dovuto capire che se c'è una chiave di lettura questa è la fisica di Bohm che ce la dà, e a questo punto il gioco è stato fatto. Nella programmazione neurolinguistica questo accade, perché il programmatore neurolinguista ti dice: vuoi smettere di bere? Sono alcolizzato. Vuoi smettere di bere? Guarda, immaginati nella tua testa che te stai aprendo il bar. Lo stai aprendo e in quell'istante tu diventi grande, molto grande, mentre il bar diventa piccolo, piccolo, molto piccolo. Tu immaginalo nella testa, veditelo e costruisciti nella testa questa realtà. Se te la costruisci nella testa, questa realtà è vera perché ce l'hai nella testa, ma fra un attimo la proietterai nell'ologramma, cioè fuori, e riprogrammerai il fuori. Quando questo accade, te in programmazione neurolinguistica l'alterazione delle proporzioni ha un significato archetipico fondamentale. Te sai dominare, perché sei più grosso, la cosa più piccola che è davanti a te. È banale questo. È il linguaggio macchina che ti fa capire questa cosa. A questo punto, te, in quell'istante, immaginati di non avere più voglia di bere. Se lo fai bene, bene. Sei soddisfatto, bene. Ancori questa cosa a una situazione piacevole. Ti ricordi quando eri in campagna l'altro giorno che c'era il sole e che si stava bene. Lo ancori, c'è tutta una serie di tecniche per l'ancoraggio. Stai facendo una riprogrammazione con un computer, A questo punto parte il trucco finale. Guardati nel futuro, che te sei vecchio e hai passato tutta la tua vita che non hai più bevuto un bicchiere di alcolico per tutta la tua vita. Vedi? Immaginatelo nella testa. Nel fare questo, mentre te ti stai immaginando questo, la tua parte di mente, che è la mente e la memoria a medio termine, sta scaraventando questa immagine nell'ologramma e la sta riprogrammando. Te hai preso l'immagine di quello di te che vedevi, l'hai modificata e riproponi nell'ologramma un'immagine completamente diversa. Hai riprogrammato l'ologramma. Questo fa la PNL. Il risultato è che con questo sistema la persona che si è rivolta al PNLista non beve più. E che cosa ha fatto il PNLista? Lui non se ne è accorto, ma ha usato il nostro sistema, il nostro trucco, cioè ha riprogrammato la realtà virtuale. E questa è la cosa importante. C'è poi un altro aspetto della questione, sì, io prendo sempre visione del tempo perché sennò poi... C'è un altro aspetto della questione che è la questione delle copie. Questo ne abbiamo parlato prima di sfuggita. Tutte cose che sono dei tasselli che vale la pena approfondire ora, che non abbiamo approfondito negli anni passati, perché ancora non avevamo le carte in regola. Ora abbiamo una metodologia che sembra essere buona e utile per potersi liberare della presenza aliena. L'alieno non viene più. Non viene più per tanti motivi. Prima perché tu con la tua parte animica sei in grado di bruciarlo quando vuoi, cioè lo fondi. Perché la tua parte animica modifica lo spazio-tempo e quindi modifica tutto quello che gli pare. Quindi, in ipnosi regressiva, ma non solo in ipnosi regressiva, vediamo fra un attimo anche come si può fare all'interno di un esercizio che si chiama Simbad, modifichiamo questo tipo di realtà. L'alieno, che ha meno coscienza dell'addotto, ha meno volontà, è meno forte, e quindi quando un addotto qualsiasi che ha parte animica e quindi ha anche la coscienza e il bagaglio coscienziale di anima, si mette a lottare contro l'alieno, vince l'addotto perché l'addotto ha più coscienza, ha più cannoni, ha un cannone più forte, l'altra coscienza soccombe. Allora, e il rapporto coscienza addotto, coscienza non addotto, coscienza alieno, è un rapporto no io 5, te 3, io 500 milioni, te 2. Questo è il rapporto.
la parte animica, per chi ce l'ha,